Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima metà di marzo 2024. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici del Sagittario. Quando c'è la sacerdotessa si parla sempre di un periodo, diciamo, con una forte intuizione. È una carta che indica tutto quello che è il sesto senso, no? Un po' quello che arriva come canalizzazione. È anche una carta che parla potenzialmente di una guida spirituale, potreste essere voi, magari, o l'energia del periodo. Ed è anche una carta che mi dice che se per caso arrivate da qualche dubbio, questo verrà superato in modo positivo. Andiamo a vedere comunque di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. E sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link per le previsioni del 2024 e il link per le tarot pratiche del 2024. Bene, queste sono letture generali, ragazzi, possono riguardare l'amore, gli affetti, il lavoro, i figli, la famiglia. Io vi dirò qual è, diciamo, l'andamento generale della lettura, dell'energia, quindi come si muove l'energia, e poi farò degli esempi. Poi cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo da un 4 di spade, dalla temperanza, da un 9 di spade, da un 2 di spade, un 10 di pentacoli, re di pentacoli e mago. Devo dire che la prima settimana è un po' annebbiata, diciamo così. Allora, qui sento che o molte persone stanno arrivando da un processo di guarigione, da un processo di trasformazione, magari anche da un momento di isolamento, altre persone invece sono già, diciamo, fuori da quella fase e sì, è un periodo un po' lento, devo dire, quello di inizio marzo, perlomeno la prima metà di marzo lo sento come un periodo un pochettino lento, ragazzi. Qui con il 9 di spade ci sono delle preoccupazioni, ci sono dei pensieri, probabilmente è quello che si ha bisogno di guarire. E qui con il 2 di spade risento un po' l'energia del dubbio di cui vi parlavo prima con la sacerdotessa. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo con il 4 di spade, vediamo a cosa fa riferimento. Abbiamo un 5 di pentacoli. Prenderò solo queste due perché queste sono tante. Ok, allora abbiamo un 5 di pentacoli e la carta del diavolo. Ragazzi, qui potrebbe esserci qualche questione economica che non vi fa sentire del tutto liberi in questo momento. O potrebbe essere una dipendenza abitativa, sento, come se qualcuno fosse costretto a rifugiarsi da qualche parte. Andiamo a vedere la temperanza, perché comunque con la carta del diavolo devo dire che c'è una certa tossicità. Come se fosse... C'è qualcosa anche che ha a che vedere con l'isolamento, ragazzi. Andiamo a vedere la temperanza, vediamo se dopo riesco a dirvi qualche cosa in più. Allora abbiamo il mago e la regina di spade. È come se ci fosse qualche tema con l'agire o lo stare, perché questa zona è proprio ferma e qui si tratta di capire, di mettere in equilibrio come muoversi,
come trovare la propria chiarezza mentale. Qualcuno potrebbe proprio aver bisogno di guarire la mente, ragazzi, perché comunque ci sono tanti pensieri, tante preoccupazioni qui che stanno, cioè sono pensieri legati al passato, cioè nel senso che la situazione per cui ci si sta preoccupando in realtà non esiste più, però sono pensieri che condizionano parecchio. Io, allora, questa parte della lettura è come se fosse dedicata tutto alla guarigione, al sanare, al togliere quello che appesantisce, al chiarire la mente, uscire da questa situazione di vittima, di abbandono. L'abbandono non è solo quando gli altri ci abbandonano, anche noi abbandoniamo noi stessi. E qui sento che fa riferimento a quello. Chiedetevi come mi abbandono quando non seguo quello che veramente voglio. Andiamo a vedere il 9 di spade. Appeso e 7 di pentacoli. Vi dirò che vi pesa probabilmente stare in questa situazione di stand-by. Per qualcuno potrebbe essere anche una fase, scusate, una fase di, come si chiama? Di riabilitazione, come se ci fosse un percorso di guarigione lento. Sento più che tutto che a livello mentale, però siccome mi fanno vedere una gamba in alto, tipo come se fosse bloccata, come se ci fossero dei problemi alle gambe, qui può essere che il tema del essere bloccati fisicamente vi faccia preoccupare eccessivamente. Sì, sento che molto è legato al ok, non mi posso muovere, cosa vorrei fare. Però avete anche la sacerdotessa, quindi ad un certo punto, mago e sacerdotessa, quindi ad un certo punto, anche se magari non vi potete muovere fisicamente, potete iniziare a visualizzare, a fare lavori di legge di attrazione, legge di manifestazione, legge di assunzione. Andiamo a vedere il 2 di spade. 4 di pentacoli e 3 di bastoni. È come se ci fosse un bivio tra il lasciare il vecchio, può anche essere che lasciare il vecchio possa creare una sorta di vuoto, di perdita, magari anche materiale, oppure se andare verso il nuovo. Vi dico. C'è un 10 di pentacoli e un re di pentacoli e un mago, carte super belle per la seconda settimana di marzo. Quindi secondo me nella prima settimana si tratta di respirare, ragazzi. Portate pazienza, avete due carte di pazienza, probabilmente le cose non saranno chiare in una certa situazione o relazione di vita, però secondo me qui si tratta di uscire dal modus pensante da come pensate inerente a certe questioni, cioè un po' come se ci fosse la possibilità qui di rivedere un pochettino il modo in cui pensate, perché poi in realtà questo 10 di pentacoli mi dice che c'è l'abbondanza, 4 di coppe e 10 di coppe, è come se arrivasse ad un certo punto quella visuale d'insieme, mi verrebbe da dire, che prima non avevate. Andiamo a vedere anche il re. E difatti anche la papessa è proprio quella carta che invita a vedere oltre. Cioè, non c'è il giusto o sbagliato di qua o di là, prima o dopo che cosa è meglio per me, ma semplicemente è un'altra cosa, è una cosa nuova. Si può fare un gruppo, mi viene da dire, perché qui avete 2 10, nuovo. Tecnicamente sono 2 10, quindi sono due completamenti, eh. Ok, wow. Allora, per il re di pentacoli abbiamo l'imperatrice, scusate, per il re di pentacoli abbiamo l'imperatrice, il 3 di pentacoli e l'imperatore. Wow, imperatore e imperatrice, l'ho visto adesso, ragazzi, qua, guardate, con queste due carte di famiglia e imperatore e imperatrice, per qualcuno potrebbe proprio essere una questione familiare o romantica, dove
Allora, ho la sensazione che qualcuno pensi di non essere sostenuto dalla famiglia in un determinato progetto, ma invece in realtà è un vostro modo, di pensare. È come se proiettasse tutti i problemi che avete avuto nel passato nella situazione attuale, ma ripeto, è solo un modo di vedere le cose che è dovuto a questo diavolo. Tenete presente che quando c'è il diavolo si parla di ego, ci sono delle questioni egoiche e vi invito proprio a approfondire il discorso in modo da capire come vi riguarda la questione, anche cercando video su YouTube, perché qui c'è una questione egoica che vi fa rimanere in questo dubbio, in questa stasi, mi viene da dire. Però in realtà qui sento l'appoggio familiare, se fosse sento l'appoggio dei genitori, potrebbe anche arrivare proprio un appoggio di tipo economico nella seconda settimana di marzo, qualche premio, qualche personaggio che vi aiuta in modo inaspettato, questo lo sento. Guardate, andiamo a vedere adesso il mago perché è l'ultima carta e parla di nuovi inizi. Fante di pentacoli, per qualcuno è un percorso di studi, ragazzi. Ho la sensazione che qui ci sia qualcuno di voi, se siete in età di, diciamo, per studiare o comunque se siete in un processo di studi o state pensando di intraprendere un percorso di studi, credo che ci sia qualcuno che ha paura di togliere qualche cosa alla famiglia nel caso si intraprenda questo tipo di percorso. Però ripeto, è una paura legata magari a delle situazioni che ci sono state in passato e che non è detto che si ripresentino, comunque, anzi, in realtà di solito mai. Ok, 4 di spade al contrario, qui ce l'avevate all'inizio, per cui si esce da questa fase di isolamento, si esce da questa fase di insicurezza, di riposo, mi verrebbe anche da dire, perché la prima settimana di marzo la sento proprio così, ragazzi. Fate attenzione se siete un po' delicati di salute, fate attenzione perché qui sento proprio che sarà come una degenza, diciamo. Potreste prendervi un'influenza piuttosto che star, ripeto, io sento la gamba come se qualcuno prendesse una storta o cose di questo genere. Comunque, state sereni perché si va verso l'espansione, finisce questo momento già a metà di marzo, io direi. C'è questo nuovo inizio, c'è questo 10. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Ricettività e sperimentare. E lo sento proprio così. Nella prima parte della lettura abbiamo questa fase di stasi, di ricezione, ricevo informazioni, mi riposo, cerco di riequilibrarmi, cerco di, come dire, pensare a che tipo di movimenti posso fare dopo. E qui abbiamo lo sperimentare che sento un po' come la seconda parte, no? Nel senso che comunque c'è un mago che è una carta di inizio e qui vi invita proprio a provare, a studiare, a diventare apprendisti della vita, mi verrebbe quasi da dire, amici del Sagittario. E tenete presente che se si trattava di un percorso di studi, come vi dicevo prima, verso la metà di marzo, secondo me, qualcuno potrebbe già decidere di iscriversi a quel corso di aggiornamento piuttosto che a quel corso di, non lo so, sparo, ceramica, piuttosto che cucina, piuttosto che il percorso di studi serio e professionale. Se per caso, ragazzi, state cercando lavoro, adesso poi le letture sui single e sul lavoro le pubblicherò prossimamente, le potete poi integrare con questa lettura. Trovate comunque sempre tutto nell'elenco dei video. Però con questo bel 10 di pentacoli devo dire che potrebbero esserci buone opportunità di smuovere queste energie stagnate della prima settimana con un contratto, perlomeno con un aiuto. Vi dico, c'è anche la carta dell'imperatore, quindi è molto facile che o qualcuno vi venga incontro o facciate nuovi contratti lavorativi o vi arrivi qualche premio, qualche supporto economico inaspettato, potrebbe anche essere qualche vincita, eh? O il pensionamento, se qualcuno sta pensando, sta aspettando il pensionamento, potrebbe anche essere. Ok, quindi qui si tratta di, ok, adesso ho tempo, la pensione finalmente è arrivata, adesso sperimento, viaggio, esploro.
È una bellissima carta. Allora, andiamo a vedere ancora una carta di questo oracolo per così focalizzarsi su qualche pensiero positivo. Mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi. Non è importante quello che è giusto o sbagliato, si prova, si fanno degli esperimenti. Wow! Torna tutto, ragazzi. Bene, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi al canale piuttosto che condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!